Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi voglio presentarvi la mia nuova friggitrice ad aria. Allora, avevamo già una friggitrice ad aria, avevamo perché parlo della mia famiglia, dove siamo e dove la utilizziamo, e l'avevamo presa così perché volevamo usarla per vedere come funzionava proprio la friggitrice ad aria. Alla fine ci siamo accorti che la usiamo tutti i giorni, solo che è troppo piccola, perché quella che avevamo, che abbiamo ancora, ma non voglio nominarla, andate a vedere la recensione sul mio canale, è una friggitrice da 8 litri. Questa invece è una friggitrice da 16 litri, quindi già più capiente e più grande, possiamo anche cucinare altre cose. Quindi abbiamo deciso di prendere questa friggitrice perché? Innanzitutto per lo stile vintage, in effetti è Ariete, il modello è l'Ariete Vintage, perché ci piaceva. Abbiamo già un fornetto sempre dell'Ariete che ormai ha già 10 anni e va molto bene, e quindi abbiamo detto, beh dai, proviamo anche la friggitrice ad aria a vedere come va, e ci piaceva soprattutto l'estetica, anche perché casa nostra non è moderna, ma è una casa un po' vintage, come si può dire, e quindi questa ci stava benissimo. Poi altra cosa, che non avendo tanti tastini o display da programmare, abbiamo delle azioni meccaniche, quindi molto facili da capire e intuitive. In più la temperatura arriva fino a 230 gradi, a differenza dell'altra che avevamo che arrivava a 180 gradi al massimo, quindi 230 gradi abbiamo 50 gradi in più. Come vedete abbiamo la possibilità di scegliere se fare solo friggitrice ad aria o fornetto. Quindi abbiamo un fornetto che consuma 1400 watt, da 16 litri, veloce a scaldarsi e tutto quanto. Se vogliamo usare la friggitrice ad aria possiamo regolare anche la porzione di forno o di friggitrice ad aria per arrivare fino solo a friggitrice ad aria. Che cosa significa friggitrice ad aria? È un forno ventilato. Allora, per me il nome friggitrice ad aria non è adatto. È un forno ventilato, piccolo, veloce a scaldarsi, dalle prestazioni buone, molto buone, e riusciamo a fare le patatine, non dico fritte, ma sono simili, neanche come quelle al forno. Sono una buona via di mezzo, ecco, tutto qua. Quindi il nome friggitrice ad aria per me è sbagliato. Questo è un forno ventilato, piccolo e veloce. Dopo un mese e mezzo che la utilizziamo, anche mia moglie mi dice, guarda, secondo me è una buona friggitrice ad aria, ma non ha le prestazioni che aveva l'altra, che era solo friggitrice ad aria. E ne do pienamente ragione, perché soprattutto sulle patate fritte veniva meglio sull'altra che era più piccolina. Però qui abbiamo innanzitutto questo cestino qui, sempre in dotazione, quindi è un rullo che gira, va messo sullo spiedo praticamente, che ci sono anche le forchette per lo spiedo, va inserito qua così, e poi va messo dentro. Lui gira e quindi le patate si tengono sempre mescolate, non serve stare lì ogni volta a muoverle. Poi una volta per rimuoverle prendiamo questo forchettone qua e lo spostiamo e lo tiriamo fuori. Possiamo anche fare un pollo allo spiedo, perché abbiamo le due forchette, mettiamo dentro il pollo e lo lasciamo là cucinare, e sotto possiamo mettere le patate. Comunque adesso vi faccio vedere come è fatta dentro. Prima di farvi vedere come è fatta dentro, dato che io l'ho acquistato su Amazon, in caso vi lascio il link in descrizione, su Amazon mettevano delle misure sbagliate, e siccome abbiamo un posto dove ci stava giusta, io adesso vi do le misure giuste in modo da vedere realmente quali sono le sue misure. Prendo il metro, allora abbiamo una larghezza di 33 cm e 7 praticamente, un'altezza che lì era riportata sbagliata di 33,5 cm, e poi una profondità proprio a pieno con la maniglia di 36 cm. Senza la maniglia siamo a 34, quindi 34 per 34 per 34 praticamente. Allora, la friggitrice, come abbiamo detto, consuma 1400 watt. Abbiamo il vassoio sotto per raccogliere i grassi, come vedete, funzione girarosto, quello che vi ho fatto vedere appunto del pollo, e in più abbiamo addirittura 3 vassoi, cioè 3 vassoi grigliati, dove possiamo fare 3 pietanze completamente diverse. Non è una cosa da poco questa. Altra cosa, sportello trasparente più luce, dentro, adesso vi faccio vedere quando l'accendo, vedrete che si illuminano il nostro cibo, cosa che nell'altra friggitrice non potevo fare, non avevo neanche il vetro per vedere com'era la cottura, dovevamo ogni volta aprire, quindi bloccare la friggitrice per vedere com'era la cottura. Questa non è una cosa da poco. Adatta anche per essiccare la frutta, se vogliamo essiccare la frutta, quindi non so, funghi, erba, carne,
qualsiasi cosa che vogliamo essiccare possiamo farlo anche come essiccatore. Quindi sono 3 in 1. Questo qua abbiamo forno, essiccatore e anche la friggitrice ad aria. L'interno si presenta così, eccoci qua. Qua abbiamo le varie griglie dove mettiamo dentro, non so, qua possiamo mettere le patatine, qua possiamo mettere le crocchette, quello che volete, insomma. Qua possiamo mettere le olive ascolane e viene cotto tutto quanto assieme. E in più abbiamo anche questa griglia qua. Qua sotto abbiamo i raccogli grassi, ma io ad esempio, in caso vi metto un video, abbiamo fatto gli involtini con le patatine sopra che giravano e sono venuti bene. La prima volta abbiamo sentito un po' di odore, nonostante l'avevamo fatto andare per 10 minuti in modo che si bruciasse tutti i grassi, quello che c'è dentro, e non eravamo molto contenti. Adesso che abbiamo imparato ad usarla va molto bene. Dei difetti sono questi qua, vedete? Lì dentro vanno delle briciole che per toglierle bisogna smontare il vetro, quindi togliere queste viti qua, smontare il vetro, aspirarlo e poi rimetterlo. Bisognerebbe trovare un sistema per pulirlo più facilmente oppure evitare che tutte le briciole vadano dentro lì, che sono un po' brutte da vedere. Bene, adesso io cosa vi faccio vedere? Allora, se volete, questo qui è quello del pollo, scusate, delle patatine fritte, che dopo andiamo a farle, perché oggi a mezzogiorno mangeremo patatine fritte e hamburger, che non cucino qua gli hamburger, però le patatine fritte sì. Allora, questo va messo praticamente così, inserito dentro là, non so se vedete, eccola, e appoggiato qua, così. Poi ci mettiamo dentro le patatine, ma vi faccio vedere il video come funziona. Chiudiamo il nostro sportello, qui mettiamo friggitrice ad aria, dove vedete qua friggitrice ad aria. Per fare le patatine metterò la temperatura a 200 gradi e poi qua possiamo mettere o manuale, quindi vedete che si è accesa e lui gira, o vado a mettere manuale così, oppure andrò a mettere il timer. Se le istruzioni per l'uso, per cucinare quelle patatine mi dice ok, mi servono 20 minuti, io andrò a mettere 20 minuti e posso andare tranquillo, perché tanto loro si cucinano e io non devo più fare niente. Vedrete che a un certo punto lei si accende e si spegne. Quando arriva a temperatura, adesso vi faccio vedere un attimo, eccola, lei si spegne. Poi quando torna a temperatura più alta, lei si riaccende. È così. Io ho messo anche una presa per vedere quanto avrà consumato alla fine della cottura delle patatine fritte. Così dopo vediamo come va, insomma. Bene, adesso spegniamo il tutto perché non è ancora ora di mangiare. Fa questo ting come i vecchi forni di una volta e quindi anche per questo richiama un po' il vintage. Bella esteticamente, a me piace tantissimo, anche perché ha questo stile qua, per cui l'abbiamo scelta, ecco, tutto qua. Quindi adesso andiamo a cucinare le patatine e poi vediamo il risultato finale, vi diremo anche se sono buone, se non sono buone le mangiamo lo stesso noi. E basta. Prendiamo le nostre patatine. Come vedete sono delle patatine proprio fatte apposta per andare sulla friggitrice ad aria, quindi le trovate di qualsiasi marca, qualsiasi tipo. Noi abbiamo preso queste, ma abbiamo già provato anche altre marche e vanno benissimo. Quindi vado a riempire il mio rullo più o meno un 300-350 grammi. Nelle istruzioni c'è scritto dai 9 agli 11 minuti. Vi dico già che non bastano quei minuti là, ne serviranno di più proprio perché questa friggitrice ad aria secondo noi non ha le caratteristiche proprio della vera e solo friggitrice ad aria. Adesso chiudiamo il nostro sportello, lo inseriamo dentro, come vedete il rullo, allora, prima va messo dalla parte destra e poi va appoggiato sopra così in modo che lo spiedo lo faccia girare. Come vedete, chiudiamo il nostro sportello, mettiamo friggitrice ad aria, mettiamo la temperatura a 230 gradi che è il massimo e poi andiamo a mettere i primi 11 minuti cosiddetti e adesso inizia a girare e inizia a scaldare appunto la nostra lampada che vedete sopra, iniziano a scaldare le patatine. Lì vedete la ventolina che gira, che fa girare l'aria a 360 gradi. Come vedete abbiamo messo anche un ripiano sotto, perché abbiamo voluto fare una prova per vedere la differenza che c'è tra il rullo che gira e il piatto messo sopra lì così come si cucinano. Comunque adesso andiamo a vedere, eccole qua, sono pronte, non sono passati 11 minuti ma sono ben 20 minuti, come vedete sono belle rosse, croccanti anche fuori
e credete, adesso prendiamo, vedete, con la pinza togliamo il tutto per non scottarci, perché queste qua a temperature molto alte, e qui nasce il problema: come facciamo ad aprirlo se quel beccuccio lì che abbiamo aperto prima è così caldo? Eccolo qua il risultato, vedete, le patate sono belle rosse e anche bene, molto croccanti e buone. Adesso andiamo a aprire con questo sportellino qua, attenzione che scotta, quindi prendete sempre una presina per aprirlo, e questa è una cosa che dovrebbero sistemare, fare un qualcosa di più veloce. Adesso togliamo il tutto e eccole qua le nostre patatine buone buone buone. Rieccoci qua. Quindi abbiamo mangiato le nostre patatine fritte, buone, croccanti fuori e dentro abbastanza morbide, quindi è un buon risultato secondo me e anche secondo la mia famiglia. Difetti: come avete visto, quando abbiamo aperto il cestello, adesso è freddo, mentre prima era molto caldo. Per aprirlo, questo qua che non si riesce a toccare perché è di metallo e quindi è bollente, dovrebbero fare un'apertura un po' più pratica per sganciarlo. Magari non so neanche io, un qualcosa che sia più semplice da aprire, perché quando è caldo non si riesce a prendere. Poi un'altra cosa: da quando loro dicono che ci vogliono 9-11 minuti sulle istruzioni delle patatine, abbiamo visto che ci abbiamo messo 20 minuti circa. Per i consumi, ecco, io ho visto che qua dopo 20 minuti, se andiamo a vedere quanto ha consumato, sono 551 kWh, cioè 0,551, quindi mezzo kilowatt praticamente, ora, all'incirca 15 centesimi in euro, quindi il costo non è elevato. Vedete che qua comunque accende, spegne di continuo. Quando vedete che la luce si accende, quando arriva a temperatura lei si spegne. Quindi anche il consumo non è di sicuro elevato. In 20 minuti ha consumato, torno a ripetere, mezzo kilowattora di corrente. Quindi che dire, noi ci troviamo bene, il prodotto è bello anche esteticamente, vediamo adesso quanto durerà negli anni, ma lo stiamo utilizzando praticamente tutti i giorni perché è talmente pratico. Accendi la spina, giri, vuoi scaldarti una brioche, vuoi scaldare qualcosa, lo usi sia come forno come friggitrice. Dobbiamo ancora provarlo come essiccatore, magari faremo delle ricette, provare come essiccatore. Ecco, tutto qua e vediamo come va. Signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito, basta premere il tastino iscriviti, e se volete attivare il tasto delle notifiche, ben venga. Grazie a tutti, arrivederci, ciao ciao!